Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi video sequel, il video sequel di cui vi avevo parlato nei due video precedentemente caricati. Secondo video in cui vi mostrerò il processo di realizzazione in timelapse della seconda scarpa, sempre a tema super nerd Sailor Moon. Allora, visto che le scarpe sono state realizzate in maniera differente, non tanto nella tecnica quanto effettivamente nel disegno, ho preferito realizzare due video distinti in modo tale da mostrarvi in modo un po' più pratico i due tipi di realizzazioni, anche perché avevo provato a fare un video unico ma obiettivamente era un mappazzone terribile e quindi niente, tipo non si capiva nulla. Quindi se non avete visto il primo video in cui vi mostro la realizzazione della prima scarpa, della sorellina di quella che vi farò vedere in questo video, vi lascio il link qua sopra nell'info box in modo tale che se volete andare a vedere il primo video, quindi il primo processo timelapse, potete, siete liberissimi di farlo. Allora, però, nel primo video io vi avevo mostrato degli stencil con cui poi ho trasportato i disegni da carta a stoffa, prima poi di poterci effettivamente dipingere. E quindi forse avete un po' intravisto quella che è la decorazione che io ho scelto per la seconda sorellina. Tutto questo per dire che forse mi sono fregata da sola, o forse no, ma bando alle ciance, ciancio alle bande, come direbbe Issima91, finalmente vi posso mostrare il risultato finale della seconda scarpa. Ed eccola qua in tutto il suo splendore. Diversamente dall'altra possiamo trovare su questa qua come disegno principale la sagoma di Usagi, più conosciuta come Bunny in Italia per via dei suoi codini che ricordano in qualche modo, a me onestamente sconosciuto, incomprensibile, delle orecchie da coniglio. Il tutto su uno sfondo stellato racchiuso in una cornice a forma di gatto, elemento importantissimo, oserei dire simbolico, ai fini dell'evoluzione della storia. La luna? Ma certo che c'è! Anche la luna qua gioca un ruolo molto simbolico ai fini della storia, in quanto non solo è simbolo della protagonista, ma è anche il suo mondo di provenienza, in quanto comunque la storia di base si fa riferimento a quella di Endymione e Serenity, o di Endymion e Serenity, scusate, basata invece proprio sulla storia, una storia di derivazione mitologica che è quella di Endymion e Selene, e infatti i nomi vagamente ci assomigliano. Coincidenze? Io non credo. Al lato della scarpa troviamo la versione stilizzata del cristallo del cuore, anche questo elemento molto importante in quanto non solo era il cuore stesso della guerriera Sailor, senza il quale lei comunque non poteva vivere, ma era anche fonte primaria dei suoi poteri, quindi caratterizzava in pieno comunque la figura di Usagi. Ad ogni modo, oggi cercherò di non perdermi troppo in chiacchiere come al mio solito. Quindi sperando di non aver realizzato al mio solito una intro di 20 minuti, vi lascio al video. Ciao!
Ebbene sì, finalmente abbiamo entrambi i risultati finiti e altrettanto finalmente posso mostrarvele entrambe. Sì, perché nell'altro video io ho mostrato soltanto questa qui, ma non mi ero dimenticata che gli esseri umani hanno 2 piedi, semplicemente questa non potevo ancora mostrarvela, altrimenti vi avrei fatto un super spoiler, non un mini spoiler, quindi eccole qui. Calcolate che quando ho fatto la super corsa per andare a comprare le scarpe che prima erano totalmente bianche al centro commerciale per poi tornare a casa e dipingerle, tipo non ci ho pensato molto, ero talmente fomentata dall'idea di cominciare questo progetto che appena sono arrivata a casa mi sono messa subito a realizzarle e non è che ci ho pensato molto, nella mia mente erano già di per sé entrambe l'una diversa dall'altra, quindi io le ho realizzate direttamente così. Solo che poi alla fine guardandole, tipo, oh, wow, cioè le ho viste una diversa dall'altra e sono rimasta un po' perplessa all'inizio, ma tipo è durata poco. Credo che questa perplessità derivasse dal fatto che non siamo abituati a vedere le scarpe in una diversa dall'altra, però tipo alla fine io me le ero immaginate così, quindi boh, a posto credo. Dunque. Oh, piselli! Oh, che meraviglia! Se anche questo secondo video vi è piaciuto e non volete mettermi le mani addosso perché non ho usato i colori adatti ma mi sono buttata sugli acrilici, mettetemi un like cliccando sul like button qua sotto come dei forsennati, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti e le news inerenti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!